Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona e proprio quest'oggi realizzeremo una nuova borsa all'uncinetto ispirata alla borsa Clorinda. Eh sì, perché dopo il suo gran successo ho pensato di realizzare la versione small per accontentare un po' tutti i gusti, sia i gusti dei più grandi che i gusti dei più piccini. Nonostante il kit che comprende la coppia di manici e la base in legno ovale sia quasi uguale alla versione originale della Clorinda Bag, ma in proporzioni inferiori, vedremo una lavorazione all'uncinetto completamente diversa, a partire dalla distribuzione dei punti all'uncinetto sulla base ovale fino ad arrivare al punto di lavorazione molto semplice ma davvero d'effetto. È un progetto che può realizzare sia un principiante che non, quindi adatto a tutti. E non è finita qui, perché la borsa all'uncinetto di oggi dà il via ad una serie di nuovi tutorial che vedremo nelle prossime settimane. Eh sì, perché ho realizzato altri progetti sempre con la stessa rocca di cordino, quindi anche qui niente spreco. Vi do nuove idee facili e veloci, vi possono essere sicuramente di ispirazione, vi possono essere anche utili e possono essere, perché no, anche delle nuove idee regalo che non solo si adattano a questo periodo di estremo caldo, ma si adattano anche al prossimo autunno-inverno. Comunque per questo progetto ho utilizzato sia il kit in legno sia una rocca di cordino nella variante verde salvia, che è una delle mie varianti preferite, disponibile su momiscrochet.it, ma ci sono tante altre varianti, quindi potrai scegliere quella che più ti piace. E vi ricordo che con la stessa rocca realizzeremo tanto altro. Minima spesa, massima resa. Uncinetto di lavorazione numero 3,5 anche per questo progetto. Io come sempre ti lascio tutti i link utili che ti riportano al kit, all'occorrente, al materiale, ai vari suggerimenti e consigli che ti do sotto a questo video nel box info. A questo punto vi riporterei direttamente al primo tutorial di questa lunga serie. Sigla! Chiaramente partiremo dalla base e inizieremo dal foro che corrisponde alla posizione del mio loghetto, prendendo in considerazione proprio l'angolo del mio loghetto. Ci aiutiamo con dei marcapunti e andiamo a segnare i primi 9 fori che si trovano sulla zona più curva. Quindi prendo un marcapunti e intanto vado a segnarmi il primo di 9, così anche voi potete seguire al meglio il tutorial. Mentre sulle due zone più lunghe abbiamo 15 fori da una parte e 15 fori dall'altra parte. È molto importante segnare questi fori soprattutto sulle due zone più curve, perché lì andremo a fare degli aumenti, mentre sulle due zone più lunghe alterneremo un aumento e un punto singolo. Una volta fatto questo lavoro prendiamo il cordoncino, facciamo un cappio che teniamo sull'uncinetto e partiamo dal primo foro centrale. Precedentemente ne avevamo segnati 9, partiamo dal quinto, ecco, e iniziamo con 2 punti bassi nello stesso foro. Lo stesso faremo negli altri 4 fori successivi, per un totale di 5 fori, quindi 2 punti bassi nello stesso foro. Una volta che andiamo a completare questo primissimo giro, completiamo gli aumenti anche su questa prima zona più curva, per un totale di 9 fori lavorati con 2 punti bassi. Lavorati i primi 5, dal foro successivo iniziamo ad alternare gli aumenti e i punti singoli. Nel prossimo facciamo un solo punto basso e nel successivo invece realizziamo l'aumento, 2 punti bassi nello stesso foro. E ripetiamo questa sequenza per tutto il lato più lungo finché non arriviamo al marcapunti, quindi ripeto, un punto basso singolo nel primo foro, un aumento nel successivo. Ho lavorato i primi 14 fori, devo lavorare l'ultimo, il 15esimo, e qui faccio un aumento, 2 punti bassi nello stesso, perché come notate nel foro precedente, secondo la sequenza che ho seguito, ho lavorato un solo punto singolo. Ora incontro il primo marcapunti che mi va a segnalare il primo foro di 9 e qui inizio con gli aumenti, 2 punti bassi nello stesso foro per un totale di 9 fori. Lo stesso faccio nel secondo foro di 9 e così via, finché non arrivo all'altro marcapunti.
Bene, ultimo aumento nell'ultimo foro dove si trova il marcapunti, quindi 2 punti nello stesso. E a partire dal successivo, quindi dal primo foro della parte più lunga, dall'altra parte, insomma, alterniamo i punti. Nel primo un punto singolo e nel successivo 2 punti bassi. E di nuovo un punto singolo, 2 punti bassi e così via finché non arriviamo all'altro marcapunti. Ok, ho completato anche il secondo lato, anche qui nell'ultimo foro, quindi nel 15° faccio l'aumento, poi mi rimangono gli altri 4 fori della zona curva e riprendo gli aumenti, 2 punti nello stesso foro. Ok, lavoro gli ultimi 2 punti nell'ultimo foro e ho un totale di 84 punti bassi sulla mia base in legno. Solo per questo primissimo giro eccezionalmente chiudo in maniera invisibile, quindi entro da dietro nel secondo punto basso e vado a realizzare una seconda asola, chiamiamola così, al primissimo punto basso. Tiro fuori il cappio e direttamente da qui entro nello stesso punto da cui ho fatto passare l'asola e chiudo a punto basso. In teoria il primo punto basso sarebbe questo che sto marcando, però vedrete che dal giro successivo partirò dal punto successivo. Metto il marker e segnalo questo punto perché a fine di questo secondo giro andremo a lavorare anche quel punto. Comunque, iniziamo il giro numero 2. Una volta fatto il primissimo punto basso, nel punto successivo vado a lavorare sempre un punto basso, ma prendendo solo l'asola dietro. Ora ve lo rimostro un'altra volta. Nel punto successivo intanto lavoro un punto basso e nel secondo un punto basso prendendo solo la costina dietro. E per tutto il giro, quindi per tutti gli 84 punti che abbiamo sulla base, alterneremo un punto basso normale prendendo entrambe le asole del punto precedente e un punto basso in costa dietro. Bene, sono quasi al termine del giro numero 2. Ho lavorato il penultimo punto in costa dietro. Lavoriamo l'ultimo punto in maniera normale, quindi punto basso normale. Poi abbiamo il primo punto che avevo marcato all'inizio, se vi ricordate, e lì ovviamente vado a fare un punto basso in costa dietro, quindi prendo la metà asola che ho ricreato quando ho chiuso il giro e l'asola del punto basso precedente. Quindi prendo tutto e chiudo a punto basso. Quindi secondo giro terminato, iniziamo il terzo giro. Vado a fare un punto basso normale nel primo punto, metto il marker perché ormai quello è il primo punto del giro, lavoreremo in tondo senza mai chiuderlo, quindi è molto importante utilizzare un marcapunti e nel punto successivo lavoriamo un punto basso in costa dietro e anche per questo terzo giro continueremo alternando un punto basso e un punto basso in costa dietro. Visto che non stiamo realizzando aumenti, vedrete che il vostro lavoro si imbarca, ma è del tutto normale perché stiamo costruendo il corpo della nostra borsa. Quindi continuiamo così anche per questo terzo giro. Una volta terminato, vado a lavorare l'ultimissimo punto in costa dietro e iniziamo il giro numero 4, quindi tolgo il marker e vado a fare un punto basso normale sul punto basso normale al di sotto. Dove c'è il punto basso in costa dietro, lavoro un punto basso in costa dietro, dove c'è il punto basso normale, lavoro il punto basso normale e insomma anche per questo giro continuiamo in questo modo, alternando il punto basso normale e il punto basso in costa dietro. E non solo lo faremo per questo quarto giro, ma per tutti i giri successivi, per un totale di 30, compreso il primissimo giro sulla base.
Io alzerò il corpo della mia borsa fino a 18 cm, però se vuoi puoi spingerti anche oltre, ma se vuoi rimanere nelle proporzioni io ti consiglio di attenerti sia al numero di giri che ai centimetri che raggiungo io, perché comunque il kit con le basi in legno è stato creato proprio su misura per questo modello. Bene, corpo borsa terminato, ho raggiunto i miei 18 cm, ho lavorato i miei 30 giri, adesso andiamo a rifinire il bordo superiore. Molto semplicemente farò un giro appunto bassissimo in costa dietro. Utilizzo sempre il marcapunti finché non vado a chiudere definitivamente i giri successivi. Anche qui il numero di punti è sempre lo stesso, 84 punti bassissimi. Terminato il primissimo giro punto bassissimo, continuo per un secondo giro. Qui invece andrò a lavorare i punti bassissimi sempre in costa dietro sui punti bassissimi del giro numero 1. E voilà, questo è il risultato dei 2 giri di rifinitura a punto bassissimo. Non continueremo per il giro numero 3, ma andremo a chiudere e sigillare il nostro lavoro. Quindi nei prossimi 5 punti bassissimi andiamo a lavorare un punto bassissimo. Poi prendiamo un po' di cordino, ci aiutiamo con un ago e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Ci inseriamo nel secondo punto bassissimo e al centro dell'ultimo. Quindi portiamo il cordino sul rovescio del nostro lavoro all'interno della borsa e sempre con l'ago ci aiutiamo, lo andiamo a nascondere facendo passare appunto l'eccesso attraverso i punti. Tagliamo anche qui l'eccesso e sigilliamo definitivamente con la fiamma dell'accendino. Ultimo step, applichiamo i nostri manici. Intanto suddivido la borsa in due, misura 24 cm. Con il marcapunti vado a segnare il punto che coincide con la zona centrale della mia bag. Posiziono e centro per bene i manici e blocco i manici inserendo l'uncinetto nel primo foro. Puoi effettuare la cucitura anche con il cordino nella variante salvia o comunque con la colorazione di cordino che hai scelto. Lo sai un po' come sono. Mi piace giocare anche con i colori. Io in questo caso sto utilizzando del cordino avanzato sia dalla borsa d'ora, trovi sempre il kit sul mio shop, sia dal cestino portaprofumi che ho fatto mesetti fa. Sto utilizzando la variante marrone rosata. Trovi questa variante anche per il kit Clorinda Small. Quindi lascio un po' di cordino, faccio un cappio e lo faccio passare attraverso il primo foro. Allungo l'asola, cerco di portarla verso il secondo foro, entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo. Lo stesso farò per tutti i fori che ho disponibili e quindi in maniera facile e veloce fisso definitivamente il primo manico. Poi la stessa operazione la effettueremo anche per il secondo manico. Come vedi entro sempre con l'uncinetto nello stesso giro del corpo borsa, anche se in un secondo momento andremo a nascondere la cucitura con uno scampolo, è sempre meglio andare a fissare eventuali accessori come in questo caso la coppia di manici in maniera pulita. Bloccato anche l'ultimo foro, prendiamo un po' di cordino, lo stacchiamo, con l'uncinetto da dietro entriamo nell'ultimo foro e facciamo passare il cordino.
Come vedi il manico è ben fissato, però è molto importante andare a bloccare l'ultimo punto. Entro nella cucitura stessa e vado a fare un cappio, stringo per bene e vado a nascondere sia l'eccesso di un capo che dell'altro facendolo passare attraverso i punti della cucitura. Lo faccio anche con l'altra coda e poi anche qui taglio l'eccesso e sigillo per bene con la fiamma dell'accendino. Bene, ripetiamo lo stesso dall'altra parte. Una borsa all'uncinetto fatta con le proprie mani deve avere necessariamente la targhetta personalizzabile che trovi sempre sul mio shop nella categoria accessori. Puoi scegliere sia la quantità che il testo con cui vuoi personalizzare la tua targhetta. È molto anche importante foderare la borsa e anche per questo ci ho pensato io, perché sempre sul mio shop nella categoria scampoli trovi diverse colorazioni e fantasie con cui potrai foderare la tua bag. Io ti consiglio vivamente di farlo, non solo per andare a nascondere le cuciture dei manici, ma anche per avere un risultato più pulito e professionale. Ti chiederai come foderare la borsa? Sempre sul canale trovi il tutorial dedicato su come foderare la Clorinda. Il metodo è lo stesso, cambiano soltanto le dimensioni. Però se vuoi vedere il tutorial su come foderare la Clorinda Small, scrivimelo nei commenti. Comunque andiamo alle misure finali della bag. Misura 24 cm, altezza 19 cm, mentre con i manici siamo a 25 cm, profondità 8 cm la base. Con il primissimo giro all'uncinetto andiamo a 9 cm. E voilà la borsa in tutto il suo splendore. E voilà, amiche ed amici, progetto completato. Ve lo faccio vedere anche più da vicino perché merita davvero. È una delizia, io la adoro tanto quanto la borsa Clorinda, l'originale in versione ovviamente big. E qui abbiamo la versione small, anche se small non è così piccola come sembra perché è abbastanza pratica, comoda e capiente. Wow, sono davvero fantastiche insieme. Anche se hai comprato il kit Clorinda big potresti fare un pensierino anche per la Clorinda small e quindi ampliare la tua collezione delle Clorinda. È un'idea, poi fai tu. Come sempre ti lascio il kit completo che comprende sia la base, i manici e una rocca di cordino da 500 grammi sotto a questo video nel box info, e ti ricordo che nelle settimane successive continueremo questa miniserie, chiamiamola così, dove vi mostrerò tanti altri progetti da abbinare alla Clorinda Small, che possono essere anche delle idee creative non solo per questa stagione ma anche per la prossima, per il prossimo autunno-inverno. Sono davvero delle chicche e delle ottime idee regalo. Io ti ringrazio come ogni settimana per essere stata qui insieme a me, in mia compagnia. Grazie per il sostegno, io vi auguro un buon weekend e vi aspetto sul mio shop momiscrochet.it. Vi voglio bene, un bacino a tutti, alla prossima!